Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Anna, sto bene, grazie. E tu? Sto bene, ma ho una domanda. Ho sentito che la scorsa settimana non ti sentivi bene. Sì, è vero. Sono stato malato per alcuni giorni. Mi dispiace saperlo. Quali erano i tuoi sintomi? Avevo la febbre, mal di testa e mal di gola. Deve essere stato molto scomodo. Avevi altri sintomi? Sì, avevo anche la tosse e il naso che colava. Oh no, anche la tosse e il naso che cola. Ti sentivi stanco? Sì, mi sentivo molto stanco e debole. Non avevo voglia di fare nulla. Deve essere stato davvero difficile. Sei andato dal medico? Sì, ci sono andato quando i miei sintomi non miglioravano. Cosa ti ha detto il medico? Il medico mi ha detto che avevo un virus lieve. Ha detto che dovevo riposare e bere molta acqua. Sono contenta che tu abbia visto un medico. Hai preso qualche medicina? Sì, ho preso della medicina per la febbre e il mal di testa. Ho anche usato uno spray per la gola. Deve essere stato utile. Quanto tempo ci è voluto per sentirti meglio? Ci è voluta circa una settimana. Ogni giorno mi sentivo un po' meglio. Ora sono tornato alla normalità. Sono molto felice di sapere che stai bene di nuovo. È importante ascoltare il proprio corpo quando si è malati. Sì, è vero, ho imparato che devo riposare e non forzarmi troppo quando non mi sento bene. Sono d'accordo. Credo anche che mangiare cibi sani e bere acqua sia molto importante quando si è malati. È vero, ho mangiato zuppa e frutta fresca mentre riposavo. Mi ha aiutato a sentirmi meglio. Ben, ho una domanda. Come possiamo sapere se i nostri sintomi sono gravi? È una buona domanda, Anna. Se hai febbre molto alta, dolore intenso o difficoltà a respirare, dovresti vedere un medico subito. Sì, capisco. È meglio essere prudenti e chiedere a un medico se non si è sicuri. Esattamente. A volte i nostri sintomi possono essere lievi, ma altre volte possono essere seri. È importante prestare attenzione a come ci sentiamo. Lo ricorderò. Grazie per aver condiviso la tua esperienza con me, Ben. Di nulla, Anna. Spero che tu non debba mai sentirti male come me, ma se succede, saprai cosa fare. Spero di no. Cerco sempre di prendermi cura della mia salute mangiando bene e facendo esercizio. È molto buono. La prevenzione è la migliore medicina. Vivendo uno stile di vita sano, si possono evitare molte malattie. Sì, credo proprio di sì. Lavo anche spesso le mani e cerco di non toccarmi il viso. Sono buone abitudini. Aiutano a prevenire la diffusione dei germi. Ben, ho un'altra domanda. Hai imparato qualcosa di nuovo sulla salute quando eri malato? Sì, ho imparato che il riposo è molto importante quando si è malati. Il tuo corpo ha bisogno di tempo per guarire. Sono d'accordo. Quando riposi, il tuo corpo può combattere il virus e riprendersi. Ho anche imparato che rimanere idratati è fondamentale. Bere a sufficienza aiuta il corpo a funzionare correttamente. Questo è vero. Mi ricordo sempre di bere acqua, specialmente quando mi sento stanca o malata. Mi sento fortunato che la mia malattia fosse lieve. Alcune persone hanno sintomi più gravi e hanno bisogno di più cure. Sì, lo so. Alcune malattie possono essere molto serie e richiedere molte cure. Spero che tutti possano ricevere l'aiuto di cui hanno bisogno quando sono malati.
È importante visitare un medico se si hanno sintomi gravi. Sono d'accordo. I medici sono lì per aiutarci e darci i giusti consigli. Anna, grazie per aver parlato con me della mia malattia. Mi sento meglio quando condivido la mia esperienza. Di nulla, Ben. Sono felice di ascoltarti e imparare da te. Tengo alla tua salute e alla tua felicità. Ti ringrazio. Parlarne è importante. Ci aiuta a capire i nostri corpi e sapere quando chiedere aiuto. Sì, e ci aiuta anche a essere più consapevoli delle nostre abitudini quotidiane. Continuerò a mangiare sano, esercitarmi e lavarmi le mani. È un buon piano. Farò lo stesso. Ricordiamoci di rimanere in salute. Mi piacerebbe molto. Possiamo condividere ricette, idee per l'esercizio e consigli sulla salute. Ottima idea, Anna. Possiamo anche pianificare di fare una passeggiata insieme ogni settimana. Mi piacerebbe. Camminare insieme ci aiuterà a rimanere attivi e a parlare della nostra giornata. Sì, ed è un bel modo per rilassarsi e godersi l'aria fresca. Ben, sono davvero contenta che tu stia meglio adesso. Sei una persona forte. Grazie, Anna. Sono felice di essere di nuovo in salute. Ho imparato che quando sei malato va bene riposare e chiedere aiuto. Sono d'accordo, tutti si ammalano a volte. Fa parte della vita. Sì, e quando succede, ricorda di prenderti cura di te stessa. Lo ricorderò sempre. Ricorderò anche alla mia famiglia e ai miei amici di prestare attenzione ai loro sintomi e di vedere un medico quando necessario. È molto gentile da parte tua, Anna. Condividere informazioni sulla salute può aiutare molte persone. Credo che parlando delle nostre esperienze possiamo imparare e crescere insieme. Assolutamente. Grazie ancora per la tua amicizia e per aver ascoltato la mia storia. Di nulla, Ben. Sono sempre qui per parlare e supportarti. Spero che possiamo continuare a condividere i nostri consigli sulla salute e sostenerci a vicenda. Sì, facciamo un piano per sentirci ogni settimana. Possiamo parlare di come ci sentiamo e di cosa facciamo per rimanere in salute. È un'ottima idea, Anna. Non vedo l'ora di chiacchierare ogni settimana. Anch'io, Ben. È bello avere un amico che si preoccupa della salute e della felicità. Sono d'accordo. Insieme possiamo imparare di più e aiutarci a vivere meglio. Ben, ho un'ultima domanda. Cosa hai fatto per divertirti mentre riposavi? Mentre riposavo, ho letto dei libri e guardato alcuni film. Mi ha aiutato a rilassarmi. Sembra piacevole. Anche a me piace leggere e guardare film. Ho anche ascoltato della musica. Mi ha fatto sentire calma. La musica è molto buona per l'anima. Anche quando ero malato, cercavo di ascoltare canzoni allegre. Lo stesso vale per me. La musica felice mi fa sorridere anche in una brutta giornata. Sì, e parlare con te mi fa sempre sentire meglio. Grazie per essere mia amica. Di nulla, Ben. Sono felice di poter condividere i nostri sentimenti e supportarci a vicenda. Spero che la prossima volta che parliamo saremo entrambi sani e pieni di energia. Spero di sì. Promettiamo di prenderci cura di noi stessi e di ricordarci di riposare quando necessario. È una buona promessa, Anna. Ti ricorderò di bere acqua e riposare, e tu puoi ricordarlo a me. Sì, possiamo essere i compagni di salute l'uno dell'altro. Mi piace questa idea. Grazie per questa bella conversazione, Anna. Mi fa sentire felice e forte. Grazie, Ben, per aver condiviso la tua esperienza con me. Ho imparato molto oggi.
Sono contento che abbiamo parlato di sintomi e salute. È importante sapere cosa fare quando ci si sente male. Sì, ed è anche fondamentale vivere una vita sana per evitare molte malattie. Sono d'accordo. Continuerò a mangiare cibi sani, fare esercizio e lavarmi le mani. Anch'io. Ricordiamoci di mantenere le nostre buone abitudini. Non vedo l'ora della nostra prossima chiacchierata. Possiamo condividere altri consigli sulla salute e magari pianificare anche un pasto sano insieme. Sembra un'idea divertente, Ben. Mi piacerebbe cucinare una ricetta sana con te. Ottimo. Porterò una ricetta per una zuppa di verdure e tu puoi portarne una per un'insalata di frutta. È un piano meraviglioso. Sono entusiasta di provare nuovi cibi sani con te. Anna, ora devo andare, ma sono molto felice che abbiamo parlato oggi. Anche io sono felice, Ben. Grazie per aver condiviso la tua esperienza con me. Prenditi cura di te e ricorda di riposare se ti senti stanca. Lo farò, Ben. Anche tu prenditi cura di te. Spero che tu rimanga sano e felice. Grazie Anna. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Anch'io, Ben. Buona giornata. Anche a te, Anna. Arrivederci. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.